Quello che questa bambina giapponese di 11 anni ha fatto è veramente agghiacciante e vi lascerà completamente senza parole. Chiunque sia appassionato di horror deve vedere il video dall'inizio fino alla fine, perché sappiate che c'è molto su cui discutere. Oggi infatti vi racconterò chi era questa bambina prima degli eventi che l'hanno resa famosa, che cosa è successo veramente e soprattutto che cosa è successo dopo gli eventi. Essendo un argomento di cronaca reale, vi chiedo di non esagerare nei commenti e di essere gentili. E partiamo con la storia di Nevada Tan, killer ad 11 anni per colpa degli horror. Ma prima di cominciare con la storia, grazie a tutti per i 140.000 iscritti. Vi ricordo che per supportarmi in modo gratuito potete mettere like e premere il tasto rosso iscriviti qui sotto, che mi aiuta raga, fidatevi davvero tanto. E direi che possiamo partire. Siamo in Giappone, esattamente a Sasebo, una città giapponese nella prefettura di Nagasaki. È il 21 di novembre del 1992 e in una clinica della città nasce una bambina che si chiama Natsumi, che però nel video chiamerò Nevada e poi più tardi vi spiegherò il perché. Nevada vive in una famiglia con una situazione un po' complicata ma nemmeno troppo. Il padre è pakistano mentre la madre è giapponese. L'infanzia di Nevada passa in modo tranquillo, o almeno questo si crede, ma ci sono voci che girano che già ai suoi primi anni di vita Nevada aveva spesso attacchi di rabbia, anche se è una cosa abbastanza normale per praticamente tutti i bambini. Ciò che invece non era molto normale in Nevada Tan erano i suoi ragionamenti logici, che già a soli 2-3 anni erano molto sviluppati rispetto agli altri bambini. Passano così quindi i primi anni di vita senza alcun evento importante e Nevada inizia le scuole elementari, che in Giappone si iniziano a 6 anni. Una grandissima parte di tutta questa storia parla di un contesto scolastico che in Giappone è ovviamente diverso rispetto a quello italiano, e ora cercherò di spiegarlo brevemente. In Giappone le elementari non durano 5 anni come da noi, bensì 6, e finiscono a 12 anni. Ma la differenza più grande è la pressione. In Giappone la pressione sui bambini, perché ancora di bambini stiamo parlando, è enorme e da ognuno di essi si chiede il 100% a scuola. Già in Italia questo problema, lo sappiamo benissimo, è molto grave. Pensate che in Giappone è anche 10 volte peggio. Spesso infatti le attività magari sportive o fuori dalla scuola vengono viste molto male, poiché c'è questa filosofia che l'unica cosa che un bambino di quell'età dovrebbe fare è studiare e basta. Tenetevi bene a mente soprattutto questo ultimo punto, perché sarà molto fondamentale nel proseguimento di questa terrificante storia. Nevada Tan era considerata una bambina prodigia. Infatti in Giappone è obbligatorio fare il test del quoziente intellettivo e Nevada aveva avuto come risultato 140, che sarebbe quasi livello genio. Quindi tutti da lei si aspettavano il massimo. L'intelligenza che aveva dimostrato nei suoi primi anni di vita si era sviluppata ancora di più. Infatti già in prima elementare aveva delle conoscenze da terza, quarta elementare e una logica veramente infallibile. Era una vera piccola genietta. Non le piaceva tantissimo mostrarlo. Non era quel tipo di bambina che alza sempre la mano per rispondere alla domanda, ma quando lo faceva la risposta era sempre corretta. Da quello che si sa non era nemmeno una bambina studiosa, infatti studiava il giusto, né poco né tanto, e proprio per questo motivo i suoi genitori erano spesso arrabbiati con lei. Eppure, nonostante i suoi compagni studiassero 10, anche 20 volte di più rispetto a lei era quella che prendeva sempre i voti più alti. Ma la cosa che attirava di più l'attenzione su Nevada era il carisma. Faceva spesso battute sarcastiche, molte volte anche black humor nonostante avesse letteralmente 7 anni. Era una persona gentile, disponibile, simpatica. Ogni singolo aggettivo che vi possa venire in mente lo si poteva attribuire a Nevada. Non faceva davvero mai un torto a nessuno, o almeno diciamo che ci provava. Era una ragazza anche a livello sportivo un po' particolare. In alcuni sport trovare qualcuno più scarso di lei era veramente raro, mentre in altri era imbattibile, come per esempio il basket. Lei era appassionata di basket e pensava tutto il giorno a quello. Non saltava una partita, un allenamento, un singolo incontro, nulla. Ed oltre ciò era davvero brava e giocava anche con ragazzi molto più grandi di lei. Lei aveva 9-10 anni mentre i suoi compagni anche 12-13. Tutto ciò però non piaceva a sua madre, che come a tutti i genitori in Giappone interessava solo lo studio e il duro lavoro a scuola. E proprio per questo motivo decise di prendere una decisione pesante che cambierà per sempre Nevada.
Nevada con l'inizio dell'ultimo anno delle elementari subisce dei cambiamenti profondi. I suoi voti a scuola crollano esponenzialmente e lei come persona era cambiata. Non guardava più le persone negli occhi, parlava ogni giorno che passava sempre e sempre di meno e la bambina solare che tutti conoscevano era come se fosse sparita. Sembrava quasi che non le importasse più di nulla, ad eccezione di una singola cosa: il basket. Il basket era l'unica cosa che la rendeva felice, l'unico momento della giornata in cui si sentiva se stessa, mentre nel resto della giornata era come se fosse vuota dentro. Non prestava attenzione a scuola, non studiava, era sempre impreparata. Se qualcuno di non stretto le parlava, lei lo ignorava completamente. Diciamo che aveva sviluppato molti comportamenti antisociali e l'unico posto dove lei stava bene e si sentiva bene era quando giocava a basket. E ovviamente ciò non andava bene a nessuno, né ai suoi professori né tantomeno a sua madre, che decise di rimuoverla da tutte le attività di basket e decise di darle come punizione il non poter uscire di casa se non per andare a scuola. Tutto ciò fino alla fine dell'anno. A questo punto siamo nel 2004 e Nevada, annoiata a casa, scopre internet. Internet nel 2004 era un posto magico, carino e coccoloso, diciamo. Era l'anno dell'esplosione di 2chan, il padre del sito che non nominerò ma che conosciamo tutti. 2chan era un forum dove puoi parlare di qualsiasi roba che nel 2004, soprattutto in Giappone, aveva fatto parlare molto di sé. Stiamo parlando anche dell'anno in cui tantissimi fenomeni horror che ancora si tramandano tutt'oggi sono stati creati, come per esempio Jeff the Killer, su cui ho intenzione anche di fare un documentario a parte sulla sua intera storia. E in generale nel 2004 in particolare sono state create le primissime fondamenta della cultura di internet che conosciamo oggi. Questa piccola parentesi su come era internet al tempo era obbligatoria, così che possiate immedesimarvi ancora di più nel racconto e anche per capire meglio il contesto di tutta la storia, visto che da ora in poi smettiamo con le robe noiose della vita reale, ma parleremo di internet. Nevada, con l'obbligo di dover rimanere a casa per mesi, per noia decide di prendere il laptop che usava solamente per scrivere i testi scolastici e comincia a navigare internet. Al tempo ovviamente non esistevano YouTube, TikTok o robe simili, quindi se tu volevi cercare qualcosa in particolare su internet dovevi tra un po' essere un programmatore. E quello che Nevada fa su internet è impressionante tenendo a mente che ha 11 anni a questo punto della storia. Si appassiona inizialmente per la cultura giapponese kawaii, che già al tempo era abbastanza evoluta, interagendo anche molto frequentemente, non avendo più niente da fare tutto il giorno, sui forum come 2chan o altri forum giapponesi che purtroppo non riesco a pronunciare. E piano piano comincia a commentare su sempre e sempre più forum fino a crearne uno tutto suo. Crea un blog tutto suo dove parla di ciò che le piace, le sue passioni, i suoi anime preferiti, eccetera eccetera. In realtà ho scoperto che al tempo era molto comune tra le persone fare blog personali dove parlavano di tutto ciò che gli passava per la testa. Sicuramente però era raro che una bambina di 11 anni facesse questi blog. La cosa assurda è che Nevada riesce a portare tutti i suoi compagni di classe su questo suo blog personale, e quindi il blog di Nevada diventa una sorta di gruppo classe prima ancora che i gruppi classe esistessero, con la sola differenza che presto tutto ciò prenderà una forma molto inquietante. Nevada si appassiona di molte cose su internet, ma dopo aver navigato per un bel po' c'è proprio un argomento che la interessa sempre e sempre di più: l'horror e in generale le cose inquietanti, partendo dalle banali leggende urbane horror che oggi chiameremo creepypasta, passando per film horror, anime horror, animazioni horror, fino ad arrivare al gore vero e proprio e ai video violenti. A Nevada quindi interessava tutto ciò che rientrava nella categoria delle cose scioccanti. Comincia a guardare sempre e sempre più cose horror e a navigare proprio nei fondi dell'internet di tutto ciò che riguarda l'horror, fino a quando non trova una creepypasta che la colpisce di più delle altre. Creepypasta che dopo gli eventi farà molto discutere, facendo partire molte teorie del complotto che mettono in dubbio la verità su questa storia. Ma rimanete con me perché adesso ne parliamo nel dettaglio. Dovete sapere che nel 2004 girava una storia, una creepypasta la chiamerebbero oggi, che parlava di un luogo di internet che non bisognerebbe mai visitare. E stiamo parlando proprio dei lati oscuri di 2chan. La leggenda narra che se tu per qualche strano motivo decidessi di voler navigare per troppo tempo su 2chan, arrivando ai thread con zero risposte e agli abissi più abissi del sito, ci sarebbe la piccolissima possibilità di prendere un virus particolare, diverso da tutti gli altri e molto
l'aspetto più inquietante: il virus della Red Room, che sarebbe un pop-up che in qualsiasi momento può apparire sul tuo computer. Appare in una finestra rossa con la domanda "ti piace la stanza rossa?" in giapponese. Se si prova a chiudere il pop-up, ricompare continuamente, rendendo impossibile chiuderlo. In questo pop-up ci saranno una serie di domande e se risponderai a tutte, il tuo nome apparirà in cima ad un lungo elenco di nomi. La maggior parte di questi sono tuoi amici, familiari o conoscenti. Il giorno seguente, sempre secondo la leggenda, tu verrai trovato morto nella tua camera da letto e le pareti della tua stanza saranno colorate con il tuo stesso sangue, quindi di rosso. L'unico modo per liberarsi da questa tra virgolette maledizione è uccidere uno dei nomi presenti nella lista. E Nevada il 15 di maggio del 2004 scrive su 2chan: "Voglio trovare il virus della Red Room, qualcuno sa come fare?" E nei giorni successivi, secondo le indagini, Nevada avrebbe cercato il virus in qualsiasi modo e apparentemente, almeno da quello che si sa, senza nessun risultato. Se non avete prestato attenzione, vi consiglio di riguardare questa parte del video, perché se fate attenzione ai dettagli, la fine di questa storia prenderà un'interpretazione ancora più macabra di quello che già è. Ma tralasciando ciò, dovete sapere che Nevada stava sviluppando un'ossessione per le storie violente veramente particolare. Esiste un film del 2003 che si chiama Battle Royale, che no, non è quello di Fortnite, ma è un film giapponese dove una scuola superiore durante una gita rimane sperduta in un'isola deserta e in poche parole tutti si ammazzano a vicenda fino a che non rimane un solo studente. Sarebbe un po' un Hunger Games / Squid Game giapponese. A Nevada piace moltissimo questo film, lo riguardava sempre, anche più volte al giorno. Addirittura nel suo blog fece una versione tra virgolette modificata di questo film, dove al posto dei protagonisti ci sono i suoi compagni di classe, che vengono tutti uccisi in maniere brutali e terribili da Nevada, che alla fine vince il gioco. E ciò l'ho pubblicato nel blog dove tutti i suoi compagni di classe lo potevano vedere. Aveva visto anche una serie chiamata The Monday Night Mystery Theater, dove la maggior parte delle persone viene uccisa con dei taglierini. E Nevada, appassionata da ciò, decide di prendere un taglierino e tagliare la testa a tutte le bambole che aveva in stanza. Va bene, a questo punto molti di voi la considererebbero una persona disturbata, psicopatica, da cui tenersi alla larga. Eppure al tempo nessuno aveva detto niente. I genitori di Nevada non si erano nemmeno accorti di ciò che loro figlia guardava. E infatti aveva anche delle amiche. La principale, diciamo la sua migliore amica, si chiamava Satomi Mitarai. Ci sono molti dibattiti su questo, perché ci sono alcune persone che pensano che fossero migliori amiche, mentre altri pensano si odiassero a morte. E ora vi spiego il perché. Satomi e Nevada litigavano sempre, qualsiasi cosa succedeva era sempre colpa dell'altra. E Satomi è l'unica persona che si accorge che forse c'è qualcosa che non va in Nevada. Infatti le prova a parlare sia quando all'inizio dell'anno aveva deciso di chiudersi in se stessa, chiedendole se stava bene, che cosa succedeva, eccetera eccetera, e poi quando comincia ad appassionarsi alle cose violente, pure in quel caso Satomi si preoccupa. Soprattutto in un caso in particolare, Satomi, dopo aver visto la foto di lei morta nel Battle Royale immaginario di Nevada, le chiede: "Ma tu vuoi veramente che io muoia?" E Nevada con molta freddezza risponde: "Non mi cambierebbe nulla." Ma essendo bambini di 11 anni, nonostante questa risposta a parer mio sia da manicomio, continuano ad essere amiche. Fino a quando un giorno non succede qualcosa. Nevada e Satomi stavano giocando a cavalletto, cioè quando sali sopra un tuo amico e lui ti porta in giro, niente di più complicato. E Satomi, che stava portando in braccio Nevada, dice: "Cavolo, ma sei pesante." Nevada se la prende davvero davvero molto, corre subito a piangere e poi a casa nel suo blog comincia a sparlare di Satomi, scrivendole i peggio insulti, poiché Nevada pensava che Satomi le avesse dato della grassa dicendo che era pesante. Il litigio continua online, Satomi dà a Nevada della malata per le sue passioni particolari e Nevada risponde dicendo che la sua vita sarebbe perfetta senza Satomi. A questo punto Nevada va a dormire e Satomi pure. Nevada si sveglia, è l'1 di giugno del 2004, una data che lei non si scorderà mai. Di solito Nevada si faceva sempre fare lo zaino da sua madre la mattina per velocizzare i processi, mentre quella mattina decide di fare tutto lei. È molto più strana del solito, non parla, non risponde, sembra quasi non avere alcun sentimento, con uno sguardo completamente vuoto. Va a scuola eppure lì tutti notano che c'era qualcosa che non andava. Il modo in cui Nevada fissava il resto dei suoi compagni era diverso. Pure la maestra le chiede se fosse tutto ok, per farvi capire quanto sia
si notava che non era tutto a posto. E Nevada risponde che aveva solamente un pochetto d'ansia per le ultime verifiche prima del diploma, poiché a questo punto della storia le elementari sarebbero finite 2 settimane dopo. E la maestra se la beve, alla fine è normale, no? Eppure era tutto tranne che normale il comportamento di Nevada. Ore 11 c'è la ricreazione e la pausa in cortile. Alle 11:30 sarebbero riniziate le lezioni. Nevada va da Satomi e le dice: sai, volevo scusarmi per quello che è successo negli ultimi giorni. Ho sbagliato e ti volevo chiedere scusa. Anche perché ormai era passata quasi una settimana dall'evento che ha fatto partire il loro enorme litigio. Satomi le dice di non preoccuparsi, che è tutto risolto, e l'abbraccia. A questo punto cominciano a parlare per un po' e Nevada guarda l'orario. Sono le 11:10 e immediatamente dice a Satomi di seguirla. Precisamente le dice che voleva giocare ad un gioco insieme a lei e Satomi accetta. Nevada la porta in una classe vuota, completamente isolata da tutte le altre, e le dice che per scusarsi, visto che si è pentita molto degli insulti che le ha detto, vuole farle una sorpresa. Satomi non capisce benissimo e a questo punto Nevada prende una sedia, la mette al centro dell'aula e ci fa sedere Satomi. Prende una benda che si era portata e dice a Satomi che doveva bendarsi, e poi le avrebbe tolto la benda quando avrebbe uscito la sorpresa. In realtà il modo in cui Nevada dice tutto ciò non aiuta, perché dice tutto in modo molto inquietante e Satomi è molto spaventata. Le dice: ma sei sicura, Nevada, che devo bendarmi per forza? E Nevada annuisce. A questo punto c'è qualche secondo di silenzio. Satomi non vedeva assolutamente nulla e Nevada piano piano estrae un taglierino e senza dire una singola parola le taglia la gola di netto, uccidendola prima che Satomi, una bambina di 12 anni, potesse dire nulla. In seguito le taglia i polsi, le braccia e provoca delle ferite molto gravi anche sulle gambe. Quello che vi sto per dire è davvero disturbante. A questo punto Nevada toglie la benda a Satomi e la guarda negli occhi fino al suo ultimo respiro. A questo punto molti credono che Nevada volesse togliersi la vita a sua volta, poiché aveva cercato di farsi un piccolo taglio sulle gambe ma si era fermata immediatamente. Dopo essersi accertata che Satomi fosse al 100% senza vita, la rimette sulla sedia da cui era caduta durante l'uccisione ed esce dall'aula. Oramai sono le 11:40, la ricreazione era ormai finita e le lezioni stavano ricominciando. Si stava soltanto aspettando Nevada e Satomi, che non era la prima volta che fossero in ritardo. A questo punto Nevada, uscita dall'aula tutta ricoperta di sangue, con uno sguardo apatico e una camminata tranquilla, come se nulla fosse, si dirige verso la classe. Perciò Nevada entra in classe con i vestiti completamente ricoperti di sangue. Tutti vanno in panico, specialmente la maestra, poiché pensano che lei si sia fatta male. Ma perché? Cioè, è ovvio, tu vedi una bambina di 11 anni completamente ricoperta di sangue, anche con un piccolo taglio sulla gamba, con un taglierino in mano, e la prima cosa a cui pensi è che si sia fatta male. La maestra le chiede se stesse bene, se si fosse fatta male, se voleva chiamare casa, e Nevada risponde: no, sto bene, tutto ok, con una tranquillità devastante. A questo punto la maestra quasi ignora ciò che dice la bambina e sta per chiamare l'ambulanza, ma Nevada dice: non hai capito, il sangue non è mio. E allora tutti rimangono perplessi. Ci vuole qualche secondo prima di fare 2 più 2 e rendersi conto che Satomi non era ancora rientrata in classe. La maestra chiede a Nevada: dov'è Satomi? E Nevada risponde con una freddezza e una calma allucinante: non lo so, penso sia morta. La maestra pensa immediatamente ad uno scherzo, ma manda tutti i maestri della scuola e persino gli alunni a cercare Satomi in tutta la scuola. E nemmeno 10 minuti dopo la trovano lì, in quell'aula vuota, senza vita. Chiamano prima l'ambulanza e subito dopo la polizia, ed entrambi si precipitano immediatamente sul luogo. L'ambulanza giustamente dice che non c'è più nulla da fare, Satomi Mitarai è morta. Mentre la polizia non crede al fatto che una bambina di 11 anni avesse fatto ciò, perché sembravano mani esperte. Ma Nevada continua a confermare che era stata lei e che nessun uomo l'aveva costretta oppure le avesse detto di dire che era stata lei. Era stata lei sia a compiere l'atto sia a volerlo fare. E allora dopo ciò gli agenti capiscono che effettivamente era stata lei e l'arrestano. La portano in caserma e le fanno il classico interrogatorio che nel suo caso vi racconto perché è davvero disturbante. L'agente chiede: perché lo hai fatto? E Nevada risponde: mi dava fastidio, mi insultava sempre e allora l'ho fatto. Si scopre che l'omicidio
omicidio era premeditato ed era da 4 giorni che lo stava programmando e studiando alla perfezione. Rivela agli agenti anche tutte le sue passioni e in generale racconta tutta la storia che io vi ho raccontato fino ad adesso, ai singoli dettagli. Le prime ore dopo l'evento Nevada non sembra per nulla scossa, sembra quasi fiera di ciò che ha fatto e ogni volta risponde sempre che sì, l'ha uccisa lei, come se fosse un vanto. Specifica anche che ha preso l'ispirazione per l'uso del taglierino da quella serie di cui vi ho parlato prima, dove tutti uccidono con dei taglierini, The Monday Night Mystery Theater. Nevada comincia a rendersi conto di ciò che ha fatto dopo essersi addormentata. Appena si sveglia si rende conto che quello che aveva appena vissuto non era un sogno, come lei probabilmente pensava, ma lo ha fatto veramente. E allora va in panico, piange e piange a dirotto, rifiuta tutto il cibo e per circa 4 giorni non ha mangiato nulla se non pane, era completamente distrutta. Ciò che non sapeva era che la storia aveva già fatto il giro del Giappone e del mondo e che tutti ne parlavano. In tutto il Giappone nei giorni seguenti non si parlava di altro se non di bambina A e di bambina B. Dovete sapere che in Giappone si tiene moltissimo alla privacy, soprattutto quella dei minori. Infatti i veri nomi e cognomi di Nevada e Satomi non sono stati mai rivelati e a fare scalpore è stata bambina A, che sarebbe Nevada, anche perché una bambina killer di 11 anni che uccide un'altra bambina di 12 anni diciamo che non è una cosa che si vede tutti i giorni. Ci fu anche un dibattito sul se processare Nevada come un'adulta o meno, poiché l'età per finire argabbio in Giappone al tempo era di 13 anni, mentre Nevada ne aveva 11 e perciò fu semplicemente mandata in un istituto di recupero fino al 2008 e poi in libertà vigilata fino al 2012. E dal 2012 fino ad oggi Nevada è una donna libera. Ma ora, perché per tutto il video l'ho chiamata Nevada se Nevada non è il suo nome reale? Su internet nel 2005 parte la bambina A mania. Tutti erano impazziti per questa killer, facevano fan art, animazioni, cosplay, cose disgustose. Era diventata un'idola di massa per qualche strano motivo, un'icona. Le fu dato dall'internet il nome Nevada, poiché il suo nome reale non si sapeva. E perché in una delle pochissime foto che si aveva al tempo di lei aveva la felpa dell'Università del Nevada. E Tan infatti significa qualcosa come felpa, quindi le fu dato dall'internet il nome Nevada Tan. Il suo vero nome rimase sconosciuto fino al 2009, quando un programma televisivo giapponese stava facendo vedere i suoi disegni e per sbaglio ha dimenticato di censurare la firma, mostrando a tutti il suo vero nome per sbaglio, cioè Natsumi Tsuji. La comunità di persone che hanno come icona Nevada, che ci crediate o no, continua fino ad oggi ed infatti in alcune comunità giapponesi e non è diventato praticamente un meme la sua faccia. Dove sia Nevada oggi non si sa soltanto che ha 30 anni e che vive ancora in Giappone. Circolano delle presunte foto di Nevada ai giorni d'oggi, ma nessuna di queste è stata confermata come reale. Quello che si sa però è che dopo diagnosi fu scoperto che Nevada soffriva di alcuni disturbi mentali e penso che questo sia un po' il centro di tutta questa storia. Era chiaro che Nevada non stesse bene, eppure vuoi per ignoranza o vuoi per altro nessuno se ne era reso conto. Io sono dell'idea che se qualcuno si fosse reso conto dei problemi che stava affrontando, probabilmente Satomi sarebbe ancora viva. Questo per dirvi che se pensate di non stare bene o vedete qualcuno caro o vicino a voi che vi sembra non stare bene, parlare può davvero fare la differenza, perché nessuno sa cosa passa per la mente di un'altra persona, quindi controllate sempre che tutte le persone care a voi stiano bene e soprattutto che voi stiate bene, mi raccomando. Non abbiate paura a parlare, perché poi succedono cose veramente brutte se non si parla. Ma detto ciò, questo era Killer ad 11 anni diventa un meme, Nevada Tan.